Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Ovviamente faccio gli auguri a tutti voi di buon fine anno, ma soprattutto di buon inizio anno nuovo 2026. E prima di iniziare proprio la lettura vi ricordo che è una lettura generica. Prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la vostra lettura, andiamo a vedere le vostre energie principali, i segni zodiacali da attenzionare. Vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo l'uomo o gentiluomo. Lo dico spesso che può essere una vostra stessa energia, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, in qualsiasi circostanza ci consiglia e ci dice che saremo più forti, più determinati, più incisivi e attenti riguardo alcune cose. Potrebbe essere anche la presenza di una persona nello specifico che vi aiuterà, sarà di sostegno, oppure magari potrebbe essere una persona da attenzionare particolarmente, magari soprattutto nelle questioni amorose e sentimentali, anche affettive, ci metterei. A volte può essere un ex, a volte può essere anche qualcuno legato alla famiglia stessa. Se avete già dubbi e sospetti, magari potete già capire di chi si sta parlando. Dico questo perché essendoci la carta del serpente ci fa capire, non solo nelle questioni sentimentali, anche nelle questioni pratiche, lavorative, legate al denaro, di essere molto flessibili, di valutare, di aspettare prima di intervenire, di agire, di dire qualcosa, perché in tutte quelle situazioni dove c'è un possibile inganno, un dubbio, un sospetto, delle complicazioni, delle difficoltà in senso lato, questa ci fa capire che dobbiamo, è vero, combattere queste cose, però di farlo in modo molto intelligente, molto saggio, e che se interveniamo, abbiamo fretta e lo facciamo in modo troppo irruente, possiamo passare noi dalla parte del torto oppure non riuscire ad ottenere dei buoni risultati. E poi troviamo l'ancora. Questa ci fa capire che a maggior ragione possiamo aver bisogno di riflettere, magari c'è una situazione che si va ad arenare, a bloccare per varie motivazioni, oppure possiamo farlo noi per darci la possibilità di riflettere a un aspetto anche abbastanza positivo sul raggiungimento di una certa sicurezza, di qualcosa di positivo, può essere un'ancora di salvezza nelle situazioni più complesse, scusate, o ritrovare maggior tranquillità, equilibrio e dei riscontri positivi per noi. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e troviamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e sentimenti, ovviamente andiamo ad analizzare principalmente coppia single, però alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti per voi, di amicizia, famiglia, eccetera. Quindi andiamo a vedere cosa vogliono dirvi, poi così li potete adattare alla vostra vita. Troviamo la pratolina. La pratolina, insomma, ma anche con la ginestra, ci fa capire, un po' come vi dicevo all'inizio, che alcune cose possono riflettersi principalmente nell'ambito affettivo, sentimentale, amoroso, possono esserci dei conflitti, delle interferenze, o degli aspetti un po' critici da analizzare e da valutare, cose che possono riguardare incomprensioni, oppure fraintendimenti. È molto facile su alcune cose di fare attenzione alla comunicazione, a cosa viene effettivamente mostrato. Il Giacinto ci fa capire che
bisogna un po' giocare in questi aspetti e quindi, sfruttare la nostra saggezza, il nostro, potere. Abbiamo visto il serpente che ha a che fare, secondo me, anche con il gioco amoroso di seduzione, di attrazione, di capire e comprendere quando è il momento giusto di dire una cosa, oppure di stare in silenzio e aspettare, o addirittura a volte non dire per niente, una cosa se sappiamo che può dare fastidio o può creare tensione, o almeno di aspettare il momento giusto. Questo per le coppie, relazioni più importanti. Per i single questo gioco magari deve essere utilizzato e affrontato se c'è un interesse o, magari se c'è anche una nuova conoscenza, si vede effettivamente che può esserci una scelta o una svolta decisiva. Allora alcune cose possono avere a che fare, con, il coinvolgimento, nel senso di, mostrarsi interessati, oppure cercare di adottare delle strategie per capire se c'è dell'interesse dall'altra parte, una strategia di conquista, quindi qualsiasi cosa sia effettivamente magari di valutare se è il caso di spingervi oltre, di fare un qualcosa per attirare l'attenzione, però ricordo che in fin dei conti potrebbe essere anche, il contrario, e cioè di avere a che fare con una persona, che tenta, che ci prova, che ci vuole coinvolgere, che magari vuole, ottenere attenzione o un qualcos'altro. Qui voi dovete capire, anche in base a quello che desiderate voi, se accettare, o meno. E adesso proseguiamo con la parte più pratica del lavoro o delle finanze. Lavoro, finanze, scusate, un po' tutte le questioni pratiche e materiali che, ehm, abbiamo amore, malinconia e il pensiero. Alcune cose sono in via di sviluppo, forse non proprio adesso, vedere chissà quali risultati o giusto qualche accenno, di positività c'è, lo vediamo anche dalla carta dell'amore, che indica, stabilità, tranquillità e, armonia, anche o nuove opportunità, però attenzione, potrebbe esserci un ritardo o comunque l'attesa di nuove situazioni, che vedremo poi successivamente, se possono concretizzarsi o se si possono realizzare. Comunque c'è un po' di tensione, di attesa, diciamo quel pensiero, non dico ossessivo, però per alcuni aspetti, il pensiero cade su alcune cose, soprattutto se dobbiamo sistemare degli impegni, delle incombenze, delle cose che sono un po' pesanti, soprattutto se magari ci sono alcune cose anche a livello, pratico, lavoro, di ricerca o di spese, di cose che dobbiamo sostenere e che non sono facili assolutamente da affrontare. Quindi vogliamo cercare di capire come, iniziare nel miglior modo possibile, di trovare altre soluzioni. Forse ci sono, saltano fuori e probabilmente avete, bisogno di capire il momento giusto. Questo non è assolutamente il momento giusto per, iniziare qualcosa, più che altro di fermarsi, di pianificare, di valutare tutto quello che avete a disposizione, di non mettere nuova carne al fuoco, quindi cose nuove, occupiamoci di quelle che sono già in corso di sviluppo e di farle funzionare come si deve, sia per il lavoro, sia se avete degli investimenti o state affrontando un momento difficile, ma io direi anche e soprattutto per chi è alla ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicenale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!